Udite, udite, annoiati videogiocatori disillusi dall'intero medium. Stanchi di giochi che vi dicono esattamente dove andare con abbondante pittura gialla? Stufi di essere trattati come dei bonobo, il cui unico trigger per la produzione di dopamina è seguire infiniti marcatori su una mappa altrimenti vuota? Volete pensare, e intendo pensare, a come aprire questa porta? Vi piacerebbe giocare a un System Shock 3? Beh, peccato, non esiste. O meglio, esiste, ma si chiama Prey. Un vero capolavoro che non ha nemmeno vinto mezzo riconoscimento. O meglio, un riconoscimento l'avrebbe anche vinto. Migliore narrativa agli Italian Game Awards. Sapevate della loro esistenza? Io no. E di Prey invece ne avete mai sentito parlare? No! Beh, come voi anche appassionati di System Shock e BioShock, di cui Prey sarebbe il successore spirituale. E come mai? Beh, semplicemente perché nessuno se lo è cagato. Cioè, forse tranne qualche svalvolato come me e qualche altro deficiente che adora quando un gioco riesce a scombussolargli il cervello così tanto che non riesce più a prendere un caffè. Il titolo è atroce, cioè ha senso, Prey, preda degli alieni che vogliono fare deep throat coi loro tentacoli e risucchiarvi l'interiora. Ma il nome non doveva essere Prey. Arcane, gli sviluppatori, avevano in mente un titolo diverso. Non so di preciso quale, perché non ho trovato informazioni. Ma secondo me, Psychoshock. Richiama System Shock e il suo altro successore spirituale, BioShock, e c'è pure un'abilità nel gioco che si chiama esattamente così. In inglese ovviamente, ma fa lo stesso. Rafael Colantonio, il game director, ha detto che no, non ci sono riferimenti a System Shock in Prey. A man chooses. A slave obeys. E io scelgo di non crederci. Cioè, è un puro caso, no, che ci sia questo codice nel gioco. O che gli ascensori sembrino usciti direttamente dalla USS Von Braun. O che un personaggio si chiami Daniel Shaw, Dan. O che questo sistema di video in 3D fighissimo si chiami Riflesso in italiano, ma in inglese Looking Glass. Looking Glass? Oh. Questa l'ho già sentita, ma dove? Ah! Ma Bethesda aveva una bella IP nel suo freezer. Prey. C'entra qualcosa con Prey? Ovviamente no. Secondo voi a Bethesda è fregato qualcosa? Ovviamente no, ma il motivo del suo insuccesso è un altro, il suo genere. Prey è un immersive sim. È il genere maledetto. Ogni studio che prova a farne uno muore. Looking Glass, Irrational Games, Troika, Ion Storm e Arcane? Beh, non se la passa benissimo. E non mi sta bene, capito? Ecco, capito, non mi sta bene. In teoria no, dovrebbe essere il più grande desiderio del gamer communis? Un gioco che rispetta la sua intelligenza? Dovrebbe vendere come il pane. Però è anche vero che la stessa persona, appena si blocca su un rompicapo che richiede più di 3 secondi per essere completato, tira fuori lo smartphone e va a vedere come risolverlo. Prey invece vi rispetta. Non vi spiattella tutto in faccia e vi tratta da pagliacci che fanno finta di giocare ma in realtà stanno solo tenendo premuto avanti per 25 ore circa. Prey vi mette davanti a dei problemi. Sta a voi risolverli. E non c'è mai una singola soluzione. Volete aprire una porta? Beh, potreste trovare una chiave magnetica, un codice oppure una password. Oppure un condotto che ve la fa girare. Oppure provare l'esperienza del rotolo di carta igienica e infilarvi in un pertugio. Tutto questo e altro mentre venite inseguiti per la stazione spaziale dagli alieni tentacolosi usciti direttamente dal blockbuster del 2014, Edge of Tomorrow. Si chiamano pure Mimic. Ah, sì, spoiler? Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Spoiler! In Prey impersoniamo Morgan Yu, l'uomo o la donna, perché Morgan va bene per entrambi, con la congiuntivite più schizofrenica di sempre. Oggi è il primo giorno di lavoro di Morgan, un lunedì del 2035, ma pur sempre un giorno di merda. Facciamo tutto quello che si fa un lunedì mattina. Ci alziamo, ascoltiamo la nota vocale dell'uomo grasso, facciamo una capatina in bagno, controlliamo le mail, contempliamo l'oblio. Ci cambiamo e andiamo verso il tetto dove ci aspetta l'elicottero di famiglia.
Sì, perché Morgan Yu è il rampollo della famiglia Yu, proprietaria della TranStar, megacorporazione dove, pute a caso, nostro fratello è il presidente, che per motivi del tutto meritocratici ha offerto a Morgan la posizione di vicepresidente e direttore del reparto ricerca. La TranStar ha una stazione spaziale nell'orbita lunare, dove si possono effettuare esperimenti di tutti i tipi, senza i vincoli della gravità, dell'atmosfera e dell'etica, cioè delle inutili e bizantine regolamentazioni atte a tarpare le ali del progresso. Sì. Ma prima dobbiamo fare un bel test attitudinale. Cose molto semplici come sposta le casse, nasconditi, premi il bottone, spingi l'uomo grasso. Almost done. Spingi l'uomo grasso. For this next part, I'm going to display an image. I want you to take a good look at it. In a moment, I'm going to ask you what... is my coffee? It's empty. Good morning, Morgan. Today is Monday, March 15th, 2032. Spoiler! In Prey impersoniamo Morgan Yu, l'uomo o la donna, perché Morgan va bene per entrambi, con la congiuntivite più schizofrenica di sempre. Oggi è il primo giorno di lavoro di Morgan, un lunedì del 2035, ma pur sempre un giorno di merda. Facciamo tutto quello che si fa un lunedì mattina. Ci alziamo, ascoltiamo la nota vocale dell'uomo grasso, facciamo una capatina in bagno, controlliamo le mail. Ok, qualcosa non va. Qualcosa non va. Siamo in una simulazione immersiva. C'è scritto qua, ma soprattutto lo si capisce dalla prima arma, la chiave inglese. A questo punto ci contatta un certo January. Dobbiamo uscire dall'appartamento, non fosse stato abbastanza chiaro dalla mail inquietante di prima. E l'unica via d'uscita? La terrazza. Si dice che un immersive sim sia riassunto nella sua interezza nella prima ora di gioco. E Prey? Prey ci mette 10 minuti? L'intero intro di Prey è una simulazione immersiva, e se fate attenzione ci sono tutti gli indizi. Diciamo che siete degli psicopatici che adorano molestare gli NPC. You're supposed to keep going. Che interessante scelta di parole. You're going to get me in trouble. O magari siete degli psicopatici che lanciano oggetti in giro, a caso, come questa torcia ad esempio. Ah. Tutto abbastanza palese, no? Why? Ma diciamo invece che non siete degli psicopatici come me. Il viaggio in elicottero? Una scusa per Arcane di far lavorare il CryEngine e creare una vista mozzafiato dell'intera area di San Francisco e della sua baia, come sfondo per i titoli d'inizio. Ma guardate in basso, la musica è reale, cioè esiste nelle nostre orecchie, ok? Ma anche in quelle di Morgan. Alla fine siamo Morgan Yu. Am you? I am you? Sottile, eh? Comunque, se notate, visto? Perde un frame. Ora voi tutto questo ricordatevelo per dopo, ok? Il resto della prima ora di gameplay poi è un riassunto di quello che faremo in Prey, meccanicamente, ovvero violare la privacy dei nostri colleghi spidocchiando delle loro mail e ascoltando le loro conversazioni private, rubando le chiavi magnetiche per entrare in un posto dove non avremo nessun diritto di entrare, oppure contravvenendo alle normative sulla sicurezza sulle quali TranStar non avrà di sicuro lesinato per evitare spiacevoli incidenti. Beh, oddio, gli alieni sono usciti dal contenimento, quindi alla fine non lo so. Nello spazio nessuno può sentirvi urlare, ma soprattutto se esposti al vuoto cosmico, sporgere denuncia diventa molto complicato. L'intro ci piazza in mano anche due degli strumenti più importanti di Prey, la Glue Gun e le Neuromod. La Glue Gun... Ah sì, siamo su Talos One, la stazione spaziale. È la prima rivelazione. La seconda? La prima è che la nostra vita è fatta di tanti lunedì 15 marzo 2032 che si ripetono ad oltranza. Ma da quanto tempo? Beh, siamo qui da almeno 3 anni.
solo che non ce lo ricordiamo? Adesso è il 2035, Talos è a pezzi ed è il vostro parco giochi. Sì, un parco giochi infestato. Ora, non che Prey sia un gioco particolarmente horror. Ma l'atmosfera? Beh, è una stazione spaziale dove una corporazione senza scrupoli faceva esperimenti su prigionieri di gulag sovietici. Sì, in questa timeline l'URSS non è mai caduta. La guerra del Vietnam? Mai accaduta. E Kennedy? Diciamo che Oswald ha beccato il 5% sul suo VATS. Quello che voglio dire è che è ancora vivo. Cioè, no, adesso è morto. Ma la CIA questa volta non c'entra niente. Però adesso siamo su una stazione spaziale costruita dai sovietici, ampliata dagli americani prima e dopo da una mega corporazione senza scrupoli. Che se non fosse già terrificante di suo, adesso è anche piena di alieni che si trasformano in suppellettili da ufficio ovunque. Ma prima di parlare di paranoia, Prey ha uno stile retrofuturistico, tipo Art Deco anni 20. La stazione sembra un gigantesco Empire State Building fluttuante al punto di Lagrange 2 del sistema Terra-Luna. Non so, ma lo stile già di suo non promette niente di buono, giusto? Alla fine che cos'è lo spazio se non un oceano di vuoto? E la differenza di pressione è altrettanto letale. Su Talos One esploreremo un po' di tutto. Da uffici, alloggi, ristoranti dove l'equipaggio si solazzava fino all'altro ieri. Tutto pieno di parquet, decorazioni, come si conviene a una corporazione del calibro di TranStar. C'è addirittura un bel arboreto per la produzione di ossigeno, verdura e, perché no, per rilassarsi all'ombra di un bell'albero. Ma TranStar è l'azienda leader della robotica, della biotica e della mancanza di etica. I laboratori sono pieni di macchinari futuristici come generatori di campi di forza impenetrabili, looking glass, ma anche computer a nastro e altra archeotech che starebbe meglio negli anni 70 che nel 2035. C'è un'area con ossigeno ma zero gravità, c'è un'area con la gravità ma senza ossigeno, e poi lo spazio. L'avete sentito? È Mick Gordon. Avete presente? Lui? Tutta la colonna sonora è sua, tutta tranne 2 tracce che invece sono state scritte da Colantonio in persona, il game director, la musica d'inizio e questa. Sì, atmosfera eccellente ma alieni, giusto? Gli alieni, i Typhoon, più semplici sono i Mimic, che mimano gli oggetti che sono sparsi per tutta Talos One. Quelli là sono 2 sgabelli esattamente identici? Oppure uno è un alieno pronto a violarvi l'esofago con la più disinibita delle libido e risucchiarvi l'anima attraverso lo stomaco? Qualche colpo di chiave inglese e passa la paura. Forse. Mai una scatola di cartone è stata così minacciosa. O un rotolo di carta da culo. I Mimic sono il nemico principale di Prey, non tanto perché sono i più comuni e sono lì con voi prima che vi vengano rivelati, ma perché sono l'ostacolo più letale. Ci sono nemici più pericolosi? Certo. Gli spettri sono degli schizzati che buona fortuna a colpirli. Nani? I Poltergeist. Au! Avete capito. Un tecnopate nello spazio vi blocca i propulsori con dei calci ad elettricità nei coglioni. E anche i drive-by con torrette e operatori hackerati non sono da meno. E i vostri colleghi esplodono dalla voglia di riabbracciarvi. I telepati gli sono entrati nel cervello e non vedono l'ora di entrare nel vostro. I tessitori si cagano letteralmente addosso. Diarrea esplosiva di cistoidi. E poi c'è l'incubo.
No. Ma i Mimic ragionano su tutto un altro piano di sadismo. Qual è la meccanica principale di Prey? Tirate a indovinare. Il combattimento? Beh, no. Si combatte, chiaro, e avete diversi strumenti a disposizione, ma no. Volendo si finisce anche il gioco senza ammazzare nessuno, nemmeno gli alieni. Se questo è vostro kink, io non giudico. Quindi, l'esplorazione? Sì, è geniale, Geniale anche che la torcia sia in 16 noni invece che tonda. Cioè, fuori di testa, ma no, non proprio. La meccanica principale di Prey è la raccolta differenziata. Voi lo sapete, io raccatto ogni singolo oggetto di spazzatura inutile che mi capita a tiro. Se non è stato bullonato al pavimento, io me lo porto via. Ha senso? No. Mi crea problemi con la gestione dell'inventario? Certo. Però risponde alla domanda: e se poi mi serve più avanti? Posso fare a meno di raccogliere piatti di peltro che so che non serviranno ad un'assoluta minchia? No, sono ossessionato. Prey offre una soluzione alla mia malattia mentale. Amici, vi presento il riciclatore. Prendete la vostra rumenta e schiaffatela nell'apposito ricettacolo. Selezionate avvia sul touchscreen e... Jackpot! È la soluzione a qualsiasi problema. Avete raccattato troppe banane solari? Buttatele nel riciclatore. L'inventario è pieno di armi che non usate. Buttatele nel riciclatore. Poi godetevi la cascata di materiali biologici, minerali, sintetici e esotici. Poi cosa ci fate con sta roba? La portate al replicatore, una stampante 3D che invece di essere usata per farsi miniature a basso costo, viene utilizzato per il suo scopo originario. La creazione di oggetti utili come medipack, stimolanti e medicine, ma più che altro armi e munizioni e i moduli ballistici per potenziarvele. Certo, prima dovrete trovare i progetti e i rottami per replicarli. Miseria. E a meno che non siano Mimic, non verranno certo da voi di loro sponte. La merce dovrete andarvela a prendere da soli. Talos One è, al contrario di Citadel, una stazione spaziale che ha un senso logico? Non è costruita per rendervi l'esplorazione il più cervellotica possibile, ma esattamente il contrario. Solo che... sapete com'è? Allerta Typhon, cuochi che non sono cuochi, ma soprattutto porte chiuse. Il nemico di ogni accattatore seriale completista affetto da ADHD che vuole esplorare ogni singolo affratto alla ricerca di un circuito bruciato? Essenzialmente una persona come me. Ok, un immersive sim di solito vi spingerà a violare la privacy dei vostri colleghi alla ricerca di una password, un passaggio alternativo, un suggerimento, una chiave magnetica oppure una combinazione per aprire uffici, casseforti e aggiungere furto con scasso alla vostra lunga lista di reati. E Prey non è di certo innocente. Potete leggere le mail, ascoltare le conversazioni private. I can hear the weaver through the walls. Son of a bitch is gloating, I know it. How are you holding up? I dropped a couple of nightlights to lure the phantoms away. Put sticky notes on every goddamn thing I'm sure isn't a mimic. You? Good. Safe inside the armory. Squashed a mimic that slipped in, but that's it. I got everything sealed tight. What's our plan? Wait for rescue. You know, if we make it, then Alex is just going to pull our mods. You want to remember this shit? I think we could get out through the guts. Work our way up to the Arboretum. Okay, say the word. Autoinvitarvi a una caccia al tesoro alla quale non siete stati invitati, oppure rintracciare un collega attraverso i legalissimi braccialetti di tracciamento che tutti gli impiegati di TranStar possiedono attraverso una stazione di sicurezza, per poi rintracciare il collega o quello che ne rimane, depredarlo di tutti i suoi averi e magari scoprire un altro indizio attraverso un un transcribe privatissimo, o magari sfilandogli dalla tasca la chiave magnetica del loro alloggio. Ma il vero pregio dell'esplorazione in Prey è che non vi tratta come dei decerebrati. Prey prende per assunto che voi abbiate una sola cosa: lo spirito d'osservazione. Quello è un po' di fantasia. Peccato che il gamer community sia abituato a farsi dare la soluzione di qualsiasi enigma dopo esattamente 1 secondo e mezzo. Ma se invece di cedere all'istinto di andare a frignare su internet di come il game design di Prey sia pessimo e non si capisca come accedere ad una zona completamente secondaria, tra l'altro, vi guardaste un attimo intorno. Un condotto per la manutenzione. Lo so, è illuminante, i vetri si possono rompere.
In Prey avete 3 oggettini per niente male che rendono l'esplorazione da interessante a assolutamente geniale. Oltre ad armi di vario tipo come una chiave inglese che non penso di dovervi spiegare, una pistola silenziata che, spara in silenzio, e la soluzione balistica ad ogni tipo di problema, il fucile a pompa, avete anche dei giocattolini niente male. Sì, una pistola stordente che stordisce i Typhon ma distrugge i nemici meccanici. Ottima anche se vi sentite in colpa e non volete assassinare a sangue freddo tutti i colleghi caduti sotto il controllo di un telepate. Sapete com'è? Empatia e robe simili. Oppure il Q-Beam, che crea un raggio di energia che eccita le particelle dell'oggetto colpito. Non fa propriamente danno, ma quando eccitate un Typhon abbastanza esploderà in un fuoco d'artificio fatto di protoni. Figo, interessante, ma questa è roba da sempliciotti, scimmioni per cui un'arma è solo uno strumento di distruzione e poco altro. Le armi, quelle vere, sono altre. Ecco a voi la Glue Gun, o cannone a gel lipobloccante di ostruzione organica. Formalmente sarebbe un estintore misto sigillante per tubi, misto isolante elettrico. Ottimo per evitare la principale causa di morte tra i 25 e i 44 anni, gli incidenti. In alternativa è un ottimo strumento per... come lo posso descrivere senza essere troppo sconcio? Praticamente spruzziamo una sostanza bianca in faccia ai Typhon, sostanza che poi si secca rendendo gli alieni duri come... No. Comunque, non serve solo a questo. Potete anche usarla sulle pareti per raggiungere posti normalmente inaccessibili a piedi. La prima volta che troviamo la Glue Gun, in effetti troviamo anche un macello che sembra uscito dalla camera di un adolescente in piena tempesta ormonale. Anche verso il tetto di un ufficio dove... un cadavere. Avete capito come si può usare anche, no? Se foste particolarmente duri di comprendonio, c'è proprio un tizio che ve lo fa vedere. Bel tentativo. Ma il vero protagonista, secondo me, è un altro strumento. Uno strumento perfetto per i più inventivi, i più geniali e, perché no, i più folli tra voi gamer dotati di intelletto. La balestra cacciatrice. Chi è questa persona? Scusate, Ma, come cazzo ha fatto a entrare questo? No, statemi a sentire che ne vale la pena. La Glue Gun è giustamente elogiata dai 4 gatti che hanno giocato a Prey come miglior strumento di tutta l'esistenza, ma la Huntress Boltcaster è perfino superiore. A prima vista è una Nerf Gun, o meglio Nerf Crossbow, che spara a proiettili che fanno lo stesso rumore che faccio io quando mi strizzo il naso. A che servirebbe? Principalmente a distrarre gli alieni o ad attirarli verso una trappola. Ci sono 4 tipi di granate in Prey. Le granate No Wave servono a bloccare i poteri degli alieni, quelle EMP disabilitano operatori e torrette e l'esca Typhon, E poi c'è la granata riciclatrice. Non mi stancherò mai. Le granate possono essere lanciate, no? Ha senso? Oppure piazzate. I Typhon le attivano passandoci sopra, diventando tipo delle mine. Oppure possiamo attivarla a distanza sparandogli, cariche da demolizione che invece di creare macerie sputa le componenti di base di quello che distruggiamo. Occhio che riciclano pure voi. Fatelo a distanza di sicurezza, ma volete davvero usare i vostri preziosissimi proiettili, quelli veri? Oppure un indistruttibile pirulo di gomma piuma? Zero sprechi. Stessimo parlando di un gioco qualsiasi, un giochino d'azione per sfortunati affetti da ritardo cognitivo, sarebbe finita qua. Ma amici, questo è Prey. Prey premia l'osservazione. Per uscire dal reparto Neuromod serve una chiave magnetica, o forse no, perché c'è un comodissimo condotto di manutenzione che vi porta dall'altra parte? Sempre nel tutorial c'è questa cassaforte. Non sappiamo la combinazione perché è stata cancellata dalla lavagna. Mannaggia! Potremmo quindi investire nell'hacking di livello 2 e tornare più avanti. Oppure potremmo notare che questa è la stessa stanza e fare... Cucù! Aha! In Prey, se non avete abbastanza livelli nell'hacking, semplicemente spaccate un vetro e usate la balestra. Voilà! E poi ci sono le Neuromod. Fate conto che siano i perk di altri giochi? Ok? Solo che a differenza di guadagnarceli con l'esperienza, li troviamo in giro per Talos One e ce li iniettiamo direttamente nell'occhio. Cosa offrono? Tutti i must-have di un immersive sim. Furtività, riparazione, anche raggio. Tutte abilità nuove per esplorare sempre più aree e trovare altre Neuromod e sbloccare nuove abilità e così via all'infinito.
C'è anche una modalità slow-mo per colpire in scioltezza gli spettri e vendicarvi con la cara vecchia potenza balistica di un pompa potenziato al massimo. Possiamo imparare a dissezionare i Typhoon e darci al nostro sogno, il traffico di reni alieni interplanetari. Ma questa è solo metà delle opzioni disponibili, perché ad un certo punto sblocchiamo lo psicoscopio. Fa esattamente quello che vi aspettate, scansiona i nemici. Scansionandoli scoprite nuove frontiere di utilizzo delle neuromod. Per esempio, scansionate i telepati e vi sbloccherà lo shock psichico. Psycho Shock, oppure una bella onda cinetica per blastare tutti i cistoidi che escono da quei testicoli radioattivi che sono le loro tane. Oppure zappare i nemici robotici che inevitabilmente ci scambieranno per un alieno. Sì, perché con le neuromod Typhon vi state letteralmente iniettando neuroni alieni nell'encefalo. A quel punto le torrette vi attaccheranno. È uno degli svantaggi di sbloccare le abilità aliene. Quello è un altro, ma quello che vi offrono, secondo me, vale la pena. Per esempio, scansionando i Mimic, sblocchiamo l'abilità di trasformarci in vari articoli di cancelleria a nostro piacimento. In teoria andrebbe usato per nascondersi. In pratica... pretty cool, huh? Certo, dopo 3 neuromod aliene, un amico potrebbe venirvi a fare visita. L'incubo. L'incubo esiste solo per farvi prendere un infarto quando lo vedete e quando vi ammazza mentre provate a uscire da un ascensore. Per fortuna che all'interno è sicuro. È sicuro, sì? Sì, beh, alla fine come si chiama il gioco? Prey, preda. E in effetti siete una preda, a meno che non siate dei codardi e giochiate a una difficoltà inferiore a difficile senza traumi, danni alla tuta e degradazione delle armi. Talos One è pericolosa. Ogni encounter è potenzialmente fatale e a volte è più intelligente nascondersi e passare inosservati che combattere. Come una preda, no? Sì, questo per le prime 3-4 ore. Sì, perché vedete, l'inglese è una lingua da trogloditi. Un sostantivo è un sostantivo. Ma se ci piazzate un tu davanti, la stessa parola assume valore di verbo. E to prey significa predare. Create abbastanza proiettili potenziati a sufficienza le vostre armi e ficcatevi abbastanza neuromod nell'encefalo e romperete il gioco letteralmente. Non è un male, eh? Prey è fatto per essere rotto, anzi dovete rompere il gioco, è doveroso. Dopo un po' vedrete i Typhon non come un pericolo, ma come distributori ambulanti di reni alieni da schiantare nel riciclatore. E l'incubo passerà da non farvi dormire la notte ad essere la vostra gallina dalle uova d'oro. Ovviamente prima dovrete trovarne abbastanza, o trovare il progetto per crearle. Ma quando ce l'avete in mano... ci tocca fare una missione. In Prey ci sono missioni principali che vi portano avanti con la trama e missioni secondarie che invece vi daranno diversi vantaggi, come craccare il sistema anti-pirateria delle neuromod. Girerete come una trottola per tutta la stazione. Prima verso l'ufficio di Morgan, dove c'è un video che January dice che dobbiamo assolutamente vedere. Vabbè, faccio io. Alex e Morgan sono Prez e Vice Prez della Transtar e grazie agli studi sugli alieni sviluppano le neuromod, dei cosi che modificano la struttura del cervello che permettono di imparare abilità all'istante. Uno degli effetti collaterali però è che dopo averle rimosse uno dimentica tutti i ricordi dal momento dell'installazione in avanti. Alex ha fatto questo tipo di test su Morgan per 3 anni circa. Non lo so, non mi ricordo. Beh, è il punto della trama. Per Morgan You, cioè you, ovvero us, noi, è tutto nuovo perché in effetti non ci ricordiamo nulla. January è un operatore con una sorta di backup delle nostre memorie, ok? L'obiettivo è recuperare la nostra chiave di attivazione per autodistruggere Talos One, i Typhon e tutta la tecnologia che ne deriva. Ci serve la nostra chiave e quella di Alex. Oppure no, perché c'è un altro operatore di nome December che invece ci propone di scappare. Oppure c'è la soluzione di Alex, usare un emettitore null wave potenziato in grado di uccidere soltanto i Typhon, lasciando però intatta tutta la ricerca. Questi sono i vostri 3 finali che conoscete fin dall'inizio. Tutti dicono che era la vostra idea fin dall'inizio, ma visto che voi non ve lo ricordate, potrebbero anche mentirvi. Oppure no, e in effetti è il vostro piano, ma di 3 ora 4 Morgan diversi, con esperienze e ricordi differenti. Alla fine, che cos'è un umano se non la somma dei suoi ricordi? E Morgan adesso non li ha più. Interessante, ma non tanto interessante come quello che succede intorno alla trama principale. La trama segue un percorso lineare, si va da Neuromod a lobby, a hardware, a lobby di nuovo, psicotronica, Guts, Arboretum, alloggi, archivio, hangar di carico, supporto vitale, centrale elettrica, Arboretum di nuovo, hangar d'attracco e alla fine ponte di comando. Lineare semplicissimo da A a B, da B a C, eccetera eccetera, l'alfabeto lo conoscete. Beh, non è proprio lineare, a volte dovremo ripercorrere i nostri passi, sopportare un'infinità di schermate di caricamento, tornare indietro, eccetera eccetera. Backtracking.
Le aree vengono ripopolate di nemici e via via che andiamo avanti saranno anche sempre più potenti. Butterà anche fuori il corallo, una sostanza ignota che non si sa bene cosa faccia. Molto bella però. Non c'è neanche il viaggio rapido, a meno che non vogliate intendere l'EVA come tale. Palloso? No, perché è un'occasione di esplorare posti che ci eravamo persi in precedenza. Prey è pieno di transcribe, mail, appunti, colleghi da trovare usando le stazioni di sicurezza e le ricompense, nuovi progetti per il replicatore, armi, neuromod e i materiali per costruirli. A volte le missioni possono essere completate fuori sequenza, diciamo così, per esempio ho trovato uno shuttle distrutto mentre svolazzavo all'esterno della stazione. Però c'è una missione secondaria che vi ci porterebbe una volta entrati nell'archivio. Praticamente l'avevo già completata prima ancora di riceverla. Per esempio potreste non saperlo nemmeno, ma stare raccogliendo delle medicine per salvare la vostra ex. Sì, perché al contrario di altri immersive sim dove sono tutti morti, su Talos One ci sono anche dei sopravvissuti. Il primo che troverete è Aaron Ingram, un volontario, ovvero un titillatore di minorenni che cerca di corrompervi con la combinazione della porta per l'armeria in cambio della vita. Lui non sa che io posso passare dalle finestre trasformandomi in un organizer da ufficio, quindi... Shit! You! I told you not to do it! Oh, shit! Sono tutte scelte morali. C'è Daio Igwe, uno dei dottori che ci ha tenuto in costante amnesia chiuso in un container fluttuante nello spazio e senza tuta. Oppure Sarah Elezar, capo della sicurezza che ci odia e ci ha sempre odiato per colpa dei nostri esperimenti, adesso assediata dai Typhon. Oppure la nostra ex Mikhaila Ilyushin, che non solo ha mentito sulla sua condizione di salute, è pure alla ricerca di informazioni compromettenti su suo padre, un altro volontario. E parlando di volontari c'è lo chef William Mitchell, che non parla come un William Mitchell, né ci somiglia. E Daniel Shaw che ci chiede di ucciderlo. Potreste assecondarli tutti e salvarli. Oppure no. Vi assicuro che è importante per la fine. Meta narrativa, social commentary sui videogiochi, roba profonda. Non ve la spoilerò. Vi dico solo che la canzone che sentite nei titoli di coda si chiama Mind Game, la stessa dell'inizio, una di quelle scritte da Rafael Colantonio. E vi chiedo, quanto riuscite a empatizzare con quelli che sono alla fine dei conti degli ammassi inerti di pixel e vitiligine? Voi pensateci, io intanto vi faccio vedere solo una scena senza contesto. Nah, non ci avete capito nulla? Beh, quello è il punto. Adesso andate a giocarci. Non è un consiglio, è un ordine. Già che siete, prendete anche Moon Crash. Non vi dico il perché o il per come, che se no vi spoilerò il finale di Prey e giustamente mi verrete a cercare per pestarmi, ma sappiate questo. 5 personaggi, non in cerca d'autore, ma è un modo di fuggire dalla stazione lunare di Pythias. È Prey versione semi-roguelike? La stazione cambia, ma neuromod e progetti vi rimangono per la prossima run. Sapete come funzionano, no? E poi inizia con il Clair de Lune di Debussy, no? Luna, Clair de Lune? Giocateci, non fatelo per me, fatelo per voi. Arcane Austin ha cucinato fortissimo con Prey. È la forma finale del gaming? E non ha veduto tipo un cazzo? Arcane Austin ha chiuso l'anno scorso, mentre lo studio di Lione, Arcane Lyon, è costretta a fare giochini coi supereroi. E questa è una vergogna! È una vergogna! Comunque, se dopo questo sproloquio Prey non vi ha convinto, siete parte del problema. Quelli che permettono ai gacha con ragazzine anime di vincere su questo capolavoro lasciando che il vero genio finisca riciclato in materiale esotico da usare in microtransazioni e loot box. E poi vi lamentate che i giochi fanno schifo. Prey è lì, non fatelo aspettare. Quale pietanza sai cucinare meglio? Purtroppo non ho piatti estivi da passarvi. Quando la temperatura supera i 25 gradi mangio solo carote, sedani e altre piante piene di acqua. Soprattutto non mi avvicino ad un fornello nemmeno per sbaglio. Però il piatto che mi viene meglio è il ragù, che non è un piatto. Ma se ci schianti sotto del pane tostato diventa un ottimo crostino. Però è anche vero che è facile farlo buono quando ci metti dentro una vagonata di pepe, manzo trito e almeno 2 salsicce. E 2 bicchieri di rosso. Cerco di farlo il più cremoso possibile perché lo riesco a congelare meglio e lo posso mettere sia sui crostini che nella pasta. Certo, adesso di luglio non te lo consiglio di certo.
Quali sarebbero i consigli dell'esperto per superare queste giornate di caldo se tu fossi l'esperto? Allora, se io fossi un esperto e non lo sono, ti direi la fuga. Cambiare letteralmente emisfero. Prendere spunto dal moto migratorio delle rondini e fare l'esatto opposto. Biomimesi nella sua forma più pura. Qualora la fuga non fosse possibile per impegni pregressi o portafogli semivuoto, suggerisco di vivere la notte. Il vampirismo non è mai stato così attraente. Oppure vivere sottoterra. Oppure andare in antiletargo, cioè dormire finché il caldo non finisce. Fosse per me, renderei illegale la continuazione della società quando la temperatura esterna supera i 25 gradi all'ombra. Purtroppo questo non è ancora possibile. Per ora mi accontento di bere tanta acqua, fare tante docce e evitare il più possibile di accendere il PC tra le 13 e le 17. For Democracy, for Super Earth. Questa non è propriamente una domanda, ma una bella tazza di Liberty non si chiede, si pretende. Come sempre un ringraziamento a tutti i folli che hanno deciso di sostenere il canale su Patreon. Se anche voi volete darmi una mano a pagare tutte le licenze che si moltiplicano a vista d'occhio, perché oggi nulla è gratis, ma soprattutto perché vi piace quello che faccio, date un occhio al link in descrizione. Ci vediamo la prossima volta con un gioco da 120 ore circa, che ho dovuto giocare 3 volte. Poi non dite che non vi voglio bene.